ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere la seconda parte ragazzi del video di qualche giorno fa, ovvero sempre sui tiri. Sì, perché abbiamo visto come appunto direzionare bene i tiri, come appunto calciare diciamo in maniera corretta, quindi andare a direzionare bene la traiettoria della palla, ma fondamentalmente dobbiamo anche capire quindi quanto caricare, sia per quanto riguarda i tiri diciamo base, quindi senza il tiro sensazionale, che comunque quando invece magari è più consigliato utilizzare il tiro sensazionale, anche se comunque anche di quello poi magari faremo un video proprio più specifico, come anche appunto per il discorso dei tiri a giro. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazzonesia Amiibo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Vi ricordo sempre che passando al link che trovate in descrizione supporterete il canale, non costa un centesimo di più, ma semplicemente supportate il canale, quindi io ne sarei molto lieto. E inoltre sono sempre aperti anche gli abbonamenti ragazzi al nostro canale, hanno un prezzo veramente irrisorio per chiunque, e è un modo diciamo ancora più concreto, ecco, per supportare praticamente il canale. Andiamo a vedere ragazzi subito di che cosa stiamo parlando e andiamo nel nostro allenamento in campo e vi faccio vedere appunto quello che ho da dirvi. Ok ragazzi, eccoci qui in campo. Adesso andiamo a vedere subito quello che vi stavo appunto dicendo dei tiri. Dunque, innanzitutto ragazzi bisogna considerare che in una situazione in campo, essendoci gli avversari, diventa tutto quanto molto più complicato. Abbiamo già visto, come avete potuto notare, le varie la guida direzionale, insomma, sotto il giocatore che ci indica dove andare a tirare, e ho già fatto appunto, come già detto, il video apposito, quindi oggi andremo ad analizzare solo quanto verrà caricato questo tiro, senza andare a parlare quindi di direzioni varie da impostare, perché ripeto ho già fatto il video. Quindi partendo da una situazione così, ad esempio in campo, nella quale magari sto manovrando e finalmente arriva al tiro teoricamente con magari un attaccante, dovrò caricare più o meno ragazzi finché non diventa arancione praticamente la lineetta. Quindi è quello il giusto caricamento ragazzi, sì, perché questo caricamento diciamo così forte, che poi non è poi così forte ma è semplicemente un tiro secco e deciso, fa sì che il movimento del portiere sia leggermente ritardato rispetto praticamente a quello che è la partenza del pallone. Di conseguenza c'è quella frazione di secondo di ritardo che fa sì che il 90% delle volte la palla entri sempre. Ovviamente ragazzi è consigliato calciare il più vicino possibile e magari con un attaccante piuttosto che con un centrocampista o un difensore. Perché chiaramente ragazzi calciando con un difensore, ma questo anche appunto nel calcio reale, si avranno dei tiri molto meno efficaci rispetto a che calciare magari con un Digno o con un Mbappé. Ovviamente incidono chiaramente ragazzi anche le statistiche. Perché ovviamente se io calcio con un giocatore che ha un certo calcio, quindi ad esempio 69 di finalizzazione, sarà diverso che calciare praticamente con un giocatore che magari c'ha 95. È logico chiaramente. Quindi ve lo faccio rivedere. Adesso è uscito fuori comunque di un pelo. Guardate di nuovo, riproviamo. Traversa, non entra ragazzi. Finalmente. Ci sono poi ragazzi delle zone in campo in cui bisogna calciare con
il tiro appunto così bello secco, deciso, allontaniamoci un pochino per aumentare la difficoltà, eccolo lì. Ma come nel calcio reale, ragazzi, ricordiamoci sempre che un piccolo margine d'errore c'è sempre. A volte anche giocatori come Lewandowski o Haaland o Messi purtroppo magari hanno sbagliato dei gol che potevano essere alla loro portata, anzi forse semplici per loro. Però ragazzi, ricordiamoci che di solito quando dobbiamo appunto calciare decentemente, anche un calcio di punizione, e avevo fatto appunto già anche un tutorial sulle punizioni, di solito il caricamento corretto, ragazzi, per tutti questi tiri è sempre all'inizio della linea arancione. Deve diventare un colpo secco, quindi non premere più volte, come ho sentito alcuni di voi fare, che mi hanno detto ma bisogna premere più volte così almeno. No ragazzi, è un unico tocco secco che, come vedete, esce un tiro secco deciso che diventa il più delle volte imprendibile per il portiere. Ovviamente ragazzi, come già detto, in campo non sarà così semplice, però il tiro diciamo normale è un pochino più rapido rispetto a quello sensazionale, quindi basta premere, e dobbiamo chiaramente prenderci la mano, basta premere il giusto e diventa praticamente fatta. Poi, come dicevo, ci sono delle zone in campo nella quale conviene, ragazzi, calciare con il sensazionale, se abbiamo il tempo e lo spazio, ovviamente. Perché? Perché calciando, ragazzi, con un tiro sensazionale, calciando con un tiro normale esce magari sì forte, ma non quanto il sensazionale. Il sensazionale, diciamo che il calciatore si prende quel mezzo secondo in più, però perché? Perché proprio carica con tutta la forza che ha all'interno del suo cuore praticamente un tiro che dovrebbe essere unico, quindi un tiro che dovrebbe essere imparabile, un tiro, una bomba, chiamatela voi ragazzi come vi pare e vi piace, però in sostanza è questo. Quindi io carico un tiro sensazionale, come vedete esce un tiro ancora più teso rispetto a quello di poco fa, che invece poteva essere un tiro diciamo forte sì, ma non come sensazionale. Il discorso cosa cambia? Cambia dalla zona nella quale mi trovo e, come già detto anche nello scorso tutorial, anche dallo spazio che ho a disposizione. Perché se io mi trovo diciamo marcato, comunque con il difensore troppo attaccato e devo calciare di corsa, non farò ragazzi un sensazionale, ma farò un tiro normale. Se invece magari mi trovo in una situazione come questa, in cui sono in un contropiede e ho la difesa lontana, posso tentarmi anche un sensazionale e fare quindi un golasso. Altro discorso della posizione, ragazzi, sta nell'avvicinarsi troppo al portiere, perché ragazzi anche l'avvicinarsi troppo al portiere e caricare troppo potrebbe verificarsi che o segniamo e la mettiamo proprio sotto l'incrocio, ma delle altre volte potrebbe anche essere un rischio, perché chiaramente potrebbe andare fuori. Io a questo punto consiglio, mentre prima dobbiamo fare proprio un tocco un pochino più deciso nel joypad, quindi sul tasto del tiro, in questo caso invece dobbiamo fare un tocchetto proprio, vedete, che diventa quasi un passaggio forte rasoterra. Perché? Perché in questa maniera, ragazzi, esce fuori diciamo un tiro abbastanza angolato per il nostro portiere, che diventa molto difficile da prendere, o comunque, come in questo caso, viene respinto e successivamente rimpallato dentro magari da un altro attaccante, o insomma succede qualche cosa. Quindi dobbiamo essere bravi a capire quando utilizzare un tiro, quando utilizzare il sensazionale o quando calciare magari in maniera normale, decisa, però diciamo normale. Io consiglio per i tiri chiaramente sensazionali, vanno bene un po' da tutte le parti del campo, a parte magari quando siamo troppo vicini al portiere, perché potrebbe rischiare che magari lo spariamo alle stelle, anche se diciamo io delle volte lo faccio perché almeno ho la sicurezza, cioè io a volte quando sono anche così dentro l'aria calcio un tiro sensazionale, perché diciamo che al 99% delle volte ho la sicurezza, ragazzi, che almeno il portiere non la pari sicuro, perché da pochi metri gli sparo una mina
e ovviamente è difficilissimo prenderla, a meno che non sono talmente sfigato che prenda il palo o gli rimbalzi addosso, ma altrimenti vedete ragazzi che diventa imprendibile. Quindi diciamo che il tiro col tocchetto, questo qui ragazzi ve lo faccio rivedere, cioè dove io praticamente tocco poco il tasto e quindi l'appoggio morbida, no? E ragazzi un tiro che va fatto solo e esclusivamente dentro l'aria, lo possiamo fare anche a giro se vogliamo, ma cioè ragazzi è un tiro da fare solo dentro l'aria, perché chiaramente non possiamo pretendere di tirare da limite dell'aria con un tiro così, perché al portiere immaginate bene che viene fuori una sorta di passaggio praticamente, no? Quindi dobbiamo tirare quando siamo proprio già quasi all'altezza del dischetto di rigore. Da lì in poi diciamo che è probabile che segniamo, anzi forse a quel punto è meglio proprio fare quel tipo di tiro lì, perché diventa un tocco rasoterra deciso, quasi imprendibile, anche perché di solito questi tiri li fa già il giocatore di default molto angolati. Mentre per i tiri praticamente da media distanza, o comunque i tiri se vogliamo anche ravvicinati, dipende poi dalla situazione di gioco, possiamo fare praticamente il tiro sensazionale, quindi se abbiamo il tempo e lo spazio, quindi che siamo leggermente smarcati, perché ricordiamoci il tiro sensazionale è vero, è un tiro molto più forte, però richiede anche quella frazione di secondo in più per calciare. Oppure ragazzi, adesso lo andiamo a rivedere, un tiro normale, quindi il caricamento, ricordiamoci sempre, fino all'inizio della barra arancione. Quindi quando vediamo che la nostra barra del tiro sta diventando arancione, dobbiamo mollare il tasto. È una questione diciamo di pratica ragazzi, perché uno mi potrebbe dire ma come facciamo ad accorgerci quando sta diventando arancione? Devo guardare? Sì, magari inizialmente sì, dopodiché ragazzi è un po' come quando io vado in macchina, quando noi guidiamo o facciamo un'azione che abbiamo ormai nel nostro automatismo, poi diventa una cosa ragazzi automatica, non stiamo più a pensare bisogna far così, bisogna far colà. Io ormai quando calcio mi viene in automatico ragazzi questa tipologia di tiro, perché l'ho imparata, perché ormai giocando praticamente molto spesso è entrata nelle mie corde e di conseguenza non ho più bisogno di stare lì a guardare. E ragazzi poi praticamente c'è anche il discorso, se vogliamo, del tiro a giro, che funziona un po' con la stessa meccanica, ma per i tiri a giro andremo a fare un video magari apposito nella quale analizziamo nello specifico proprio i tiri a giro e tralasciamo magari il resto delle cose. Unica piccola cosa, e chiudiamo, che vi dico appunto ragazzi, è cercate se possibile di avvicinarvi appunto il più possibile alla porta e di calciare, ma questo un po' come anche nella realtà, di calciare ragazzi con trequartisti, seconde punte, attaccanti. Perché? Perché teoricamente dovrebbero avere un calcio migliore rispetto magari ovviamente a un terzino o a un difensore centrale, ma un po' ragazzi come nel calcio moderno, come nel calcio appunto attuale, nel calcio appunto della realtà lo stesso, si presume che un Lautaro Martinez o chiaramente un altro attaccante, insomma vedete voi chi, calci meglio magari rispetto, che ne so, a un Bastoni o rispetto magari a un terzino, visto che abbiamo parlato dell'Inter, ma si possono fare gli esempi chiaramente con tutte le squadre, cioè è normale, sono giocatori che hanno caratteristiche di far gol, di conseguenza qui, siccome le caratteristiche sono poi fondamentalmente gli overall che hanno i giocatori, io vi consiglio ragazzi in attacco, se possibile, di mettere almeno un tiro diciamo su per giù, almeno intorno agli 82-83, non di meno, quindi sugli 80, perché ragazzi con finalizzazioni inferiori, cioè se io mi metto, ripeto, in attacco un attaccante, la prima punta, il numero 9 che dovrebbe essere il bomber della squadra, che ha 70 ragazzi
di finalizzazione, capite bene ragazzi, ecco, come quello, cioè quello è un difensore, non mi aspetto che mi faccia gol, che mi tiri una mina anche se si trova al limite dell'area, cioè mi aspetto che magari sì, possa sbagliare. Se mi sbaglia Mbappé invece magari mi incazzo di più, perché dico cavolo, ma cioè, hai 95 di finalizzazione, però ragazzi purtroppo può capitare anche quello che anche un giocatore con alta finalizzazione, con alta percentuale, sbagli. Altro dato diciamo importante è sempre il discorso legato al tiro a giro, perché ci sono alcuni giocatori che hanno un bel tiro a giro molto efficace e quindi tirino veramente delle bordate incredibili se riescono magari a rientrare, ad esempio la fascia destra, rientrare sul sinistro e metterla a giro, quindi diventano dei tiri spesso e volentieri anche lì imparabili. Però ripeto, sui tiri a giro praticamente ci andremo magari a fare un video apposito, visto che comunque oggi i tiri sensazionali fondamentalmente e il tiro normale l'abbiamo analizzato. Andremo a fare magari un video più specifico per quanto riguarda appunto il tiro a giro. Vi faccio vedere l'ultima. Fuori. Niente. Quindi eccoci qui ragazzi, questo era il tutorial di oggi che spero vi possa essere utile, perché sono quelle piccole cose poi questi qui che fanno però delle volte la differenza in partita, perché mi trovo magari in una situazione, devo riuscirla a gestire nel miglior modo possibile, perché magari ho avuto poche occasioni, perché magari devo mettere al sicuro un risultato, e saper ragazzi calciare nella maniera corretta è ovviamente essenziale, perché ovviamente calciando si fa gol e di conseguenza se calcio bene posso fare più gol. Poi c'è sempre un margine di errore, anche io come avete visto qualche errore l'ho fatto, nel senso che purtroppo ho caricato e direzionato nella maniera corretta, ma delle volte i giocatori possono sbagliare e glielo concediamo, perché ovviamente come nella realtà possono sbagliare, sono umani, sono in questo caso non umani, ma diciamo ci può essere un margine di errore. Però su 10 tiri ragazzi con questa tecnica state sicuri che almeno 6-7 li mettete dentro. Ci prendiamo quel margine di errore del 20%, del 30%, ma ripeto, su 10 almeno 7 state tranquilli che li mettiamo dentro. Quindi se è fatto tutto quanto bene li mettiamo dentro. Ripeto, allenatevi, andate anche voi nel campo, magari provate qualche partita anche in amichevole e provate. Ovviamente dipenderà sempre dalle statistiche del giocatore, quindi state attenti a chi mettete dentro, sia per quanto riguarda la finalizzazione ma anche il tiro a giro, perché ripeto ci sono alcuni giocatori che hanno un tiro a giro pazzesco e spesso e volentieri fanno gol anche diciamo calciando magari non benissimo. Ci sono poi dei casi anomali che hanno delle statistiche basse, io ad esempio nella mia squadra ho il mitico De Paul che ha 72 di tiro a giro eppure mi fa dei tiri a giri che a volte manco messi, quindi però diciamo che sono pochi giocatori che pur avendo statistiche basse riescono a fare questa tipologia di tiri così precisi e decisivi. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate, io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!